Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi facciamo un video un po' diverso, vi faccio vedere i filati che ho comprato in occasione del Black Friday. Il pacco mi è arrivato da un paio di giorni, ma siccome volevo provare a registrare questo video e vedere se poi a voi vi sarebbe piaciuto, ho aspettato un pochettino per aprirlo e lo apriamo adesso. Vi chiedo scusa se magari in certi momenti mi vedete con lo sguardo da altre parti, ma mi devo ancora abituare a guardare bene dritta in camera, quindi abbiate un pochettino di pazienza. Allora, iniziamo subito. Io ho fatto l'ordine da hobby. Non è la prima volta che ci ordino, avevo ordinato del cotone e mi era piaciuto davvero tanto, rimaneva molto morbido. Se sentite anche i miagoli, c'ho i gatti in camera e si sta accomodando bene, vediamo un pochettino se magari adesso la smette di miagolare anche. Allora, ritorniamo a noi. I tempi di consegna sono leggermente più lunghi, quindi cioè io l'ho ordinato a più o meno intorno al 20 e mi è arrivato comunque questa settimana, mi è arrivato tipo martedì e martedì era 29, quindi ci impiega un pochettino, 29 novembre naturalmente. Però adesso vediamo. In questo video vi spoilererò anche cosa vorrei farci con questi filati. Vi dico già che non saranno dei tutorial, ma non vi dico nient'altro, aspettiamo un pochettino che apriamo, così vediamo bene. Allora, iniziamo con questa busta, che non so bene cosa sia. Ok, hanno messo dentro il filo per i ferri da maglia e i ferri da maglia. Io ho ordinato questi numero 10, li ho ordinati così in modo che io poi possa andare a cambiare il filo e li posso usare anche per altri lavori senza avere un filo troppo lungo, perché sapete io lavoro molto con i ferri circolari perché mi trovo meglio a lavorare anche in diverse parti, anche ad esempio in treno, perché non devo avere il ferro dritto sotto l'ascella o comunque che mi dà poi fastidio a seconda dove sono seduta. Quindi ho preso questi, la lunghezza del filo è di 120 cm, appunto perché voglio fare un progetto che sarà abbastanza grande. Questi li mettiamo un attimo da parte. Allora, ecco qua, iniziamo subito con questo che è il Snowstorm, se si dice così. Adesso lo apro e ve lo faccio vedere bene. Eccolo qua. È 100% lana, è un filato grosso. Qui dice che va utilizzati con i ferri numero 7 e 8. Io perché, come sapete, a me piacciono le lavorazioni molto morbide, ho deciso di acquistare un ferro da lana numero 10. Non ce l'avevo e quindi mi sono dovuta organizzare. La colorazione è molto bella. Al tatto è morbida ma non rimane morbidissima. Naturalmente questo è normale perché è un 100% lana. Con questa ci vorrei andare a fare un plaid, quindi una coperta da tenere comunque sulle gambe mentre si lavora o mentre si guarda la TV. Con questo vi dico già, come vi ho accennato prima, che non andrò a fare un tutorial, ma bensì vorrei iniziare a fare delle live, quindi vorrei fare questa coperta in live con voi, quindi un appuntamento settimanale o 2 volte a settimana dove lavoriamo insieme questa coperta. Naturalmente per adesso è solo un'idea, poi più avanti vi farò sapere bene tutto. E di questi ogni gomitolo contiene più o meno 50 grammi. Può essere lavato in lavatrice naturalmente.
può essere stirato, dice, e dovrebbe avere una resa di circa 50 metri, dovrebbero essere. Mi piace soprattutto come colore. Di questi ne ho preso, se non mi ricordo male, 15. Sì, perché ce ne sono altri qua dentro. La cosa bella che mi piace anche di Hobby è che come invia non in cellophane ogni singolo gomitolo, ma se hanno il collo intero ti inviano il collo intero e poi ti inviano quello che rimane in gomitoli singoli. Ok, finito. Vediamo se erano 15 giusti come me li ricordavo, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, no, 14. Dovrebbe mancare uno se non ho contato bene. Infatti eccolo qua, era ancora dentro il pacco. Adesso ho ordinato un altro filato, eccolo qua, Honey Bunny, sempre di Hobby. Questo vi giuro lo sto toccando adesso, è morbidissimo. Non vi posso dire proprio le caratteristiche o comunque le impressioni mentre lo lavoro, perché è la prima volta che io ordino questi filati da Hobby, quindi è anche il mio secondo ordine che faccio, quindi è tutta ancora un'incognita anche per me, devo ancora bene testarli, però se poi mi piacciono farò altri ordini e vi saprò poi magari dire bene la qualità del filato e come si lavorano. Questo è morbidissimo, è praticamente una ciniglia, quindi 100% poliestere, e l'ho presa di questa colorazione marrone. Anche di questi ne ho preso diversi. Vedete, c'è il collo intero che è da 5. Io ne ho preso 10. Cosa ci voglio fare con questo? Questo è un filato che secondo me va benissimo per lavorare gli amigurumi. Infatti ho deciso che oltre al cotone per gli amigurumi potrò andare a usare anche la ciniglia. Naturalmente non in tutti. Questo andrò a fare sempre delle live, stavo pensando, e andrò a riprodurre un tutorial che io ho già realizzato e che trovate già nel canale, che è quello dell'orsetto. Quindi andrò a riprodurre l'orsetto con questo filato, quindi uscirà non più un orsetto ma un orso, perché uscirà naturalmente un amigurumi molto più grande rispetto che a lavorarlo col cotone. Allora, questo come vi stavo dicendo è 100% poliestere, è un gomitolo da 100 grammi e sono più o meno 120 metri. Qui dice che si deve utilizzare con i ferri numero 6 e con un uncinetto numero 7. Io adesso andrò naturalmente a fare dei test e vedrò se utilizzare un uncinetto numero 7 come dice qua oppure un 8, vediamo, anche perché per un amigurumi bisogna lavorare abbastanza affitto in modo che poi non si veda l'imbottitura sotto, quindi forse anche un 6 andrà bene. Anche questo si può lavare in lavatrice, può arrivare fino a 40 gradi, non si può stirare, quindi però se si usa per un amigurumi va benissimo così. Ecco qui, poi all'interno del pacco Hobby fa sempre trovare, anche l'altra volta che ho ordinato, delle caramelline, in questo caso sono 3, con naturalmente la scritta Hobby. Ecco qua gli altri gomitoli che non avevo tirato fuori e ho finito di spacchettare il mio pacco del Black Friday. Spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta, naturalmente lasciatemi un commento, un like per farmelo sapere, così se davvero vi è piaciuta io posso riproporvela magari anche con delle vere e proprie recensioni e farvi vedere magari dei progettini con cui utilizzare questi filati e con cui andare a lavorare. Bene, ecco qua, diciamo che con questo video abbiamo concluso. Ci vediamo al prossimo video che naturalmente sarà un tutorial. Ciao!